top davvero, sono contento. Ok. Mamma mia, top. Allora, parcheggiamo lì, chiavi e andiamo. No, porca miseria. Cazzarola, si è sgonfiata. L'avevo riparata l'altro giorno e si è sgonfiata. Allora, va già bene che oggi mi ero portato tutta la roba per sicurezza, ma non ha tenuto, quindi si gonfia. Allora, togliamo lo zainetto e ho qua super compressore. Va già bene che me lo son portato. Eccolo qua, compressore Etenwolf Vortex S6. Qua ci ho lasciato ancora tutte le sue cosine. Abbiamo qui un po' di cappuccini, inoltre il tubo, quello gigante, per gonfiare ad esempio i materassini o altro. È anche elastico. Oggi video straveloce visto che sono anche un po' in crisi, che ho la gomma sgonfia del furgone. Poi abbiamo qui un display digitale che ci consente di avere tutte le informazioni. Andando a selezionare mode possiamo modificare i nostri vari preset qua, ok? Io ad esempio sul furgone posso cambiare anche le unità da PSI, andare in bar e devo metterla a 4 e 5 di solito, ok? Qua la faccio già partire, ma adesso aspetta che volevo farti vedere un'altra roba. Poi abbiamo il tasto per la luce, 3 modalità: flash, SOS, spenta, bassa e alta intensità, arriva fino a 1000 lumen. Poi mi sono anche accecato, aia, porca miseria. Poi cosa abbiamo di altro? 19.200 mAh di batteria. Qui intanto inizio ad aprire il tubo per poter gonfiare la gomma. Poi può funzionare anche da power bank, infatti qua dietro abbiamo le due porte USB e USB-C con un massimo di 45 watt di delivery di corrente. Maledetta, si è sgonfiata. Ha un motore bicilindrico, infatti il rumorino è strano e ci consente di avere maggior flusso e maggior pressione di aria. Infatti arriva fino a 11 atmosfere di pressione massima e riesce a far andare 42 litri al minuto. Adesso, per fare un bel lavoro, secondo me, visto che la gomma è a 0, potrei prendere il cronometro così e cronometro quanto tempo ci mette a gonfiarla. Non sarebbe male come idea, così vediamo anche come funziona. Allora, cronometro qua, deve arrivare a 4,5, 1, 2, 3 e andiamo. Nel frattempo vedo qua che inizia a pompare aria, siamo a 0,3, pian piano sale. Cazzarola, sono in terra, si vede che la stringa che ho messo l'altro giorno non ha tenuto. E andiamo. Oh, bisogna pomparla, qua la gomma di Dex. Lui intanto sta lì un attimo. Metto un attimo a posto. Ok, questo va qua nello zainetto. Tolgo i ferri e li metto di là. Intanto pompa, lì. Ok.
le preparo già. Siamo a 1 minuto e 15, siamo già a 0,9, sta salendo, Che figo. Tra l'altro qui quando l'avevo comprato c'erano tutte delle confezioni, delle protezioni di gomma piuma che riparavano qua. Io ho lasciato solo l'ultima che tiene tutto il pack più stabile. Ho cavo USB-C, un adattatore per le valvole piccoline, compreso anche il tastino per sgonfiare, e inoltre un comodo recharger. Questo arriva fino a 45 watt, non male. Qui vabbè, poi ci sono tutte le varie istruzioni e robette, ma non è che ci servono a chissà che cosa. Perfetto. No, quello che mi piace è che ha questa rotella qua che gira e posso regolarmi la pressione. Ora 2 minuti e siamo a 1,5. La ruota qua di Dex bella importante, è da gonfiare. Inoltre posso anche, se ne avessi bisogno, accendermi la luce, così se fosse notte mentre gonfio mi offre una fonte luminosa extra. L'anello arancione che vedo intorno pian piano va avanti mentre la pressione si avvicina a quella impostata. Che figo! Vai, cerchio arancione quasi completato, siamo a 4,3. E il tappino dove l'ho messo? Eccolo. 4,4. Non ci credo, 10 minuti giusti. Eccolo lì. Ah, ok, noi siamo arrivati, abbiamo gonfiato, 4,5, si è fermato in automatico e basta, posso rimuovere tranquillamente il tubo dell'aria qua. Interrompo. Ok. 9 minuti e mezzo, 9 minuti e 20 a gonfiare interamente la pressione del furgone da 0 a 4,5. Non male, non si è scaldato praticamente nulla, quindi perfetto. Qui abbiamo il suo portatubo dell'aria che si incastra, rimane già tutto preciso, perfetto, temperature, niente, tutto al top. Allora posso bloccare il telefono, riporre tutto, mi posso togliere il casco, finalmente, carico la moto e torno a casa proseguendo la mia giornata. Alla grande. Ok. Ma il nostro compressorino portatile Etenwolf non è comodo solo da tenere nel furgone, ma visto che Sofia si sta preparando per fare una sfida pazzesca, sta infatti allenandosi per fare l'Ironman, per portare a termine questa gara di triathlon difficilissima, ogni uscita di allenamento che fa con la sua bici, grazie all'aiuto di Marchisio Bici che riesce sempre a prepararla al meglio, comunque bisogna fare un piccolo intervento di manutenzione per ogni giro. Quindi prima di ogni uscita lei deve sempre controllare la pressione delle gomme. Abbiamo qua l'adattatorino per le valvole, quelle da bicicletta, quelle più piccoline. Basta avvitarlo sul compressore, dopodiché accendiamo il compressore, vado nella modalità bici e noi qua la teniamo sempre impostata a 7,50 bar. Adesso, per fare la prova e far vedere in quanto poco ci mettiamo a gonfiarla, sgonfio totalmente la gomma e la faccio rigonfiare. La gomma ora è sgonfia totalmente, vediamo qua impostato che siamo a 7,5 come pressione da raggiungere, quindi
inserisco e faccio partire. E qua vediamo pian piano che sale la pressione. Siamo già a 2 atmosfere. Tre e mezzo, 4, 4 e mezzo, 5, 6, 6 e mezzo, 7, 7 e mezzo, appena raggiunti, e qua vediamo la pressione che avevamo impostato. Questo è un altro utilizzo comodissimo di questo compressorino, per cui uno può gonfiarsi e controllare la pressione delle gomme in pochissimo tempo, e anche se è in giro, magari a una gara o prima di ogni allenamento. Spero vi sia piaciuto. Ringraziamo ancora Ethan Wolf che ci ha salvato la vita in un'altra avventura. Lasciate un like qua sotto, un commentino. Qui sotto lasciate i riferimenti se volete vedere come funziona il compressore. Adesso carico la moto, gas e alla prossima. Ciao ciao!